A ognuno di noi capita di voler cambiare il comportamento del proprio cane e uno si chiede anche, perché tanta gente viene da me e mi chiede: ma Angelo, perché il mio cane si comporta in questo modo? Che cosa posso fare per aiutarlo? Ho trovato utile in questi anni utilizzare dei livelli di pensiero, cioè come pensa il cane. Perché se noi conosciamo questi livelli riusciamo ad agire o in superficie per gestire il cane o addirittura in profondità, sempre più in profondità, fino ad agire sulle capacità, le convinzioni, le motivazioni o addirittura sulla personalità del cane. Partiamo dal livello più superficiale di pensiero, che è quello della percezione. A seconda di come cambiamo degli elementi all'interno dell'ambiente, il cane cambierà comportamento. Quindi se mi trovo per esempio in giro con un cane aggressivo nei confronti degli altri cani, la distanza dagli altri cani modificherà il suo comportamento. Se saranno a vista, il cane potrebbe essere più aggressivo, se sente soltanto il suono, no. Questa è una chiave, no? Può cambiare il comportamento del cane perché cambia la sua percezione delle cose. Posso agire un po' più profondamente se modifico il comportamento nel tempo, con premio e punizione. Sono sul livello del comportamento qui. Cioè il cane, voglio che si sieda, lo premio ogni volta che è seduto, così si siederà più frequentemente. Nel caso di un cane aggressivo nei confronti degli altri cani, alcune persone per esempio lo puniscono quando ringhia o abbaia agli altri cani. E qui ha l'effetto di smettere di abbaiare agli altri cani o di ringhiare agli altri cani, ma non ha un effetto lungo nel tempo, perché l'altro cane gli sarà andato ancora più in antipatia, tra virgolette. Ogni volta che vede un altro cane si aspetta una strattonata, quindi è in silenzio, ma la prossima volta che sarò libero ti faccio vedere io. Per agire ancora più in profondità dobbiamo andare a livello delle capacità. Allora dobbiamo chiederci, ma per un cane aggressivo, per esempio, per tornare all'esempio di prima, cos'è che può far cambiare comportamento agendo nel profondo? Delle capacità di comunicazione, per esempio. Se un cane è abile a leggere i segnali degli altri cani e a emetterne di suoi in una danza comunicativa, ecco che eviterà di essere aggressivo e preferirà pacificare con ad esempio i segnali calmanti, che sono un preciso codice che i cani utilizzano per calmare se stessi e gli altri e prevenire le risse. Più a fondo ancora delle capacità ci sono le motivazioni. Le motivazioni sono perché il cane si comporta in un certo modo, sono quello che orienta il comportamento, rispondono a una domanda perché. Perché il mio cane si comporta in questo modo piuttosto che in un altro? E allora alla base di questo ci sono innanzitutto le convinzioni, cioè ho un cane socievole, vede un altro cane e lui dice wow, si gioca, ha questa aspettativa. Ho un cane che invece è preoccupato ed è timido, guarda un altro cane e dice ops, arrivano i guai. Stesso identico evento letto in modi diversi, qui cambiano le convinzioni del cane, cioè il significato che il cane attribuisce agli eventi. E noi possiamo cambiarle queste convinzioni con dei metodi precisi. Sempre di motivazioni parliamo, quando parliamo di valori, cioè di che cosa è importante per il cane, quali sono i bisogni del cane. Un cane che reagisce con aggressività può essere un cane spaventato, i cui bisogni di sicurezza sono messi in discussione e allora lui dice oh, fermi tutti, allontanatevi, così come il cane territoriale, non voglio nessuno nel mio territorio, questa è una minaccia. Spesso alla radice dell'aggressività c'è paura, al sentirsi minacciati. Agire ancora più nel profondo significa agire sulla personalità del cane, sul suo carattere. Se quando noi diciamo questo è un cane amichevole, questo è un cane socievole, questo è un cane timido, questo è un cane aggressivo, stiamo sottolineando dei tratti del suo carattere, della sua personalità. La cosa bella è che questi tratti possono modificarsi nel tempo. Cioè non siamo schiavi di una personalità. Se io voglio per esempio rendere un cane più curioso, posso aumentare il numero delle esperienze di curiosità che fa questo cane. Posso portarlo al parco, prendere un set, per esempio, fargli fare un gioco di ricerca, perché la ricerca attiva la curiosità del cane. Se è un cane che ha problemi, intimidito per esempio dagli altri cani o dalle persone, devo mettere le persone ad una distanza tale per cui il cane se ne accorge, ma regge questa cosa, si mette emotivamente in contatto, ma può superarla. E poi il livello più profondo di tutti è quello delle relazioni. La mente del cane è una mente relazionale, lui è un animale sociale, la sua personalità, la sua identità si forma già quando è nella pancia della mamma, perché quello che prova la mamma, se si stressa o no, se è felice o no, si trasmette ai feti e questo può condizionare il comportamento del cucciolo e dell'adulto e addirittura può condizionare quello che succederà nelle generazioni successive, fino a 3 o 4 generazioni.
È importante anche quello che succede tra mamma e cucciolo nei primi mesi di vita, per esempio nella gestione degli autocontrolli. C'è un momento in cui la mamma inibisce i cuccioli e dà dei limiti loro e attraverso questo loro si riescono ad autoregolare, che è una capacità molto importante che va sviluppata in quel momento. Tale è il potere delle relazioni. Ma è importante anche considerare che quando noi siamo a spasso con un cane, a seconda di come noi ci comportiamo, di come noi ci sentiamo, di quello che pensiamo del nostro cane, ci dice il professor Rosenthal, il nostro cane si comporterà di conseguenza. Se noi crediamo che il nostro cane ce la può fare, non è un'illusione o una magia, è dimostrato scientificamente che le probabilità per cui il cane può farcela aumentano. Ecco che diventa chiaro come il comportamento del cane sia frutto di un'interiorità complessa e di incredibile magnificenza. È stupenda questa cosa qua. Ma allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo rivolgerci per questo ad un esperto quando non sappiamo più che cosa fare. Perché tante persone mi dicono: le ho provate tutte e non funziona. Ma certo, perché ci mettiamo una vita noi esperti a lavorare con il cane, a capire come agire in profondità.